Benvenute e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi faremo vedere un pochino come sta avanzando il nostro impianto elettrico. Come sapete Vince ha già posato i corrugati sotto il sottofondo. L'elettricista che abbiamo contattato è uno degli elettricisti con cui sono solita lavorare. L'impresa si chiama VL Impianti e lavora su Sanremo. Se per caso siete interessati o avete una casa da ristrutturare in questa zona, non esitate a contattarci perché abbiamo vari nominativi per artigiani e impiantisti. Andiamo un po' nel dettaglio del nostro impianto elettrico. Come sapete si usa, almeno quando uno è seguito da un architetto, si usa fare un impianto elettrico, un progetto di impianto elettrico preliminare. Scusateci la misera presentazione, questo è il foglio che abbiamo stampato per il cantiere e quindi è un pochino pasticciato. Una cosa che è molto importante quando si studia l'impianto elettrico è già avere un'idea di come si vogliono disporre gli arredi, quindi bisogna avere le idee abbastanza chiare. Se ti avvicini Vince possiamo andare un po' più nel dettaglio delle cose che abbiamo previsto. Qua abbiamo disegnato la nostra casetta, qua una bozza del nostro soppalco. Abbiamo previsto in ogni stanza un punto luce o più punti luce a soffitto. Come vedete nella sala ce ne sono due, uno dove prevediamo di mettere il tavolo per mangiare della sala da pranzo e uno dove invece ci sarà la zona un po' più relax. Nelle camere da letto centrali 2 punti luce a soffitto e in cucina di nuovo 2 punti luce a sospensione che illuminano l'ambiente. Ci piace l'idea di mettere dei punti luce che scendano dal soffitto, soprattutto per il fatto che abbiamo il tetto a vista molto alto, abbiamo degli ambienti molto alti. A parte i punti luce a sospensione già previsti, in realtà abbiamo previsto anche altre soluzioni di illuminazione per garantire diverse illuminazioni a seconda del momento in cui si sta usando la casa. Quindi ci sono numerosi punti luce a parete, come questo qua sopra, non so se lo vedete. Dice sì anche applique. Uno è questo qui in entrata e uno è speculare dall'altro lato. Anche qui in cucina abbiamo previsto 2 applique perché ci piace l'idea di avere una cucina senza pensili, lineare, con la parete pulita e 2 semplici applique da mettere sopra il top per poter illuminare il piano cottura e il top della cucina. Come vedete nelle zone dei servizi prese e interruttori sono molto più fitti perché ovviamente abbiamo previsto qua tutta la cucina con frigorifero, microonde, forno, cappa, lavapiatti e poi prese di servizio all'altezza del top della cucina. In bagno e nella lavanderia anche ci sono gli attacchi per la lavatrice, per il boiler, per il phon. Ogni stanza ha normalmente una presa di servizio posta subito vicino all'entrata. Questa è utile per eventuali aspirapolveri, per poter pulire bene
le stanze. A casa mia si sta benissimo, però voglio che monti la lavorare. Cioè, è un po' veramente infame. Niente, sentire un po' cosa dici. Lo vediamo però. Eccoci! Dolore e quello che vogliamo. Da qui, dalla camera, si accenderà solo la camera. Credo di sì. Perché questi punti qua si accendono 1, 2,
esatto. Da questi due E qua si accende quello, dall'entrata. e da quello e da quello si accende quello. Sì, esatto. Ok. E allora, dopo vari pensieri, abbiamo scelto con Kevin, l'elettricista, abbiamo scelto di mettere il contatore nell'armadio della cucina. E quindi qui verrà il contatore incassato nella parete che confina con la lavatrice e la sua derivazione sarà più in basso invece. Quindi tutto nascosto dall'armadio della cucina. Con l'elettricista è andato tutto bene, si è messo a correggere anche alcuni errorini che Vince aveva fatto, che ovviamente sono normali dato che non aveva mai posato un impianto elettrico in vita sua. E ad esempio uno degli errori che hai fatto all'inizio è stato quello di mettere i cavi elettrici conduttori di fase di colore rosso, perché in Francia sono di colore rosso, mentre in Italia sono di sì. colore nero. Sì, perché io avevo comprato corrugati prefilati in Francia e avevo comprato anche questo tipo di cavo che viene già con 3 fili a buona misura e invece non è... La fase in Italia deve essere nera e in Francia è rossa. Quindi ha cambiato i fili che doveva cambiare. C'erano anche alcuni punti dove io avevo lasciato dei fili erano troppo corti, quindi per lui era troppo difficile da lavorare. Quindi questo è un errore un po' di base. E poi anche un altro errore è stato che alcuni corrugati hanno una sezione un po' troppo piccola per la posa di tanti fili, quindi perché se non sbaglio deve essere lasciato almeno il 30% di spazio in ogni corrugato per poter agilmente passare i fili. Quindi io ho passato solo corrugati di 20 mm invece da 25. Quindi niente, dove è stato possibile abbiamo aggiunto degli altri corrugati, tanto comunque il pavimento ancora non l'abbiamo posato, ci sarà ancora uno strato di massetto da gettare e quindi in qualche modo abbiamo risolto tutti i piccoli problemini che avevamo lasciato all'elettricista da risolvere. In questo modo lui può collaudare l'impianto, connettere tutti i fili e farci poi la dichiarazione di conformità. Questa è una domanda che ci fate in molti, come facciamo con l'impiantistica? Allora la predisposizione iniziale Vince se l'è studiata e l'ha fatta, ovviamente arriverà l'impiantista, quindi che sia idraulico o elettricista, poi a correggere eventuali errori e a collaudare tutti i vari impianti. E niente, la prossima volta che viene dobbiamo avere finito tutte le pareti, forse già avere passato una mano di intonaco sulle pareti in Fermacell e aver messo le scatole elettriche dentro il Fermacell. Quindi io devo fare questo e lui può tornare dopo, e quindi installare anche il quadro elettrico, la messa a terra e il quadro elettrico esterno. È tutto per questo video, grazie per averci seguito e ci vediamo la prossima volta.